Buonasera e bentornati nella nostra live del giovedì, nella nostra stanza degli orologi, per fare un piccolo Q&A, alcune domande che ci avete fatto nel nostro box delle domande su Instagram. Ci potete seguire cercando Tocco Clock. Ci sono insomma un po' di cose a cui rispondere e naturalmente non sono solo, ma ho con me due ospiti. Il primo in realtà non è mai un ospite, ma è sempre lui direttamente dalle terre di Calabria, il nostro Rosario. Benvenuto Ross. Benvenuto. Ciao Ale, buonasera. Benvenuto di qua, sei di qua, ciao, benvenuto. E poi abbiamo ancora... No, vedi, ti sei confuso. E oggi sei dall'altra parte. Sei dall'altra parte, va bene, allora io mi sposto qua. Guarda qua, ti è piaciuto? Ciao Ross. Ciao, e poi ancora dopo questo simpaticissimo sketch, lo zio Poli direttamente dal canale YouTube La vita secondo lo zio Poli, dalla Biro alla bara. Che poi, zio, l'altro giorno hai detto che vuoi fare anche un orologio, no? Farai anche un orologio, com'è che lo chiamiamo? Sai che non mi ricordo perché avevo detto un fiume di stupidate. No, era però... tipo... era l'orologio dello zio Poli, tutto ci puoi fare dal matrimonio al funerale. Una cosa così, sì. Farò il primo orologio che sarà un incrocio tra un crono, un GMT, un diver e un dress leopardato, che non si sa mai, no? Perché magari ci sta. Allora, buonasera anche a tutti voi. Nel frattempo Rosario cura la regia dei commenti, la nostra musica di sottofondo è partita, siamo carichissimi. Nulla, io ho alcune domande che ci hanno fatto su Instagram. La prima, dai, siamo curiosi. Non lo so, quindi passiamo subito alla seconda. Speedmaster. Esalite o Zaffiro? Zio, tu che sei un amante dello Speedmaster. Ma io, per mettere pari tutti, nel dubbio consiglio di prenderli entrambi, così si mettono tutti caldi. Non avevamo dubbi, zio. Prende uno là. No, sinceramente io preferisco l'Esalite, però c'è un però. Io li porto molto poco. Ecco, io lo porto poco, lo porto con cura. Comunque vi assicuro che non è così facile da segnare come sembra l'Esalite, quindi vorrei sfatare anche questo falso mito. Però se dovessi prenderlo come orologio da utilizzo quotidiano o da utilizzare spesso, io vi consiglio lo Zaffiro, specialmente sull'ultima referenza. Diversamente, se come me siete un po' più amanti della Marcord, io l'ho preso Esalite, ecco. Io pure andrei di Esalite, nonostante il Zaffiro abbia dei dettagli particolari, appunto come dice Alessandro, il fondello a vista, se non sbaglio l'ho applicato, però, sì. però il bracciale è diverso rispetto a quello in Esalite, e onestamente apprezzo molto di più il bracciale delle Esalite, che non ha quella maglia interna lucida, e quindi tutto onestamente sì, lo preferisco tutto sabbiato, un po' più sportivo, mi sa un po' più di speed. Seamaster 300, quale scegliete? Ci chiede Edoardo. Io l'ultimo l'ho avuto nero, lo zio ce l'ha bianco, quello lì bellissimo. Io quello che ha lo zio, bianco, ghiera nera oggi, e bracciale in gomma. Oggi come oggi sceglierei quello dello zio anch'io. Sì, anche lo zio. Tu l'hai scelto. No, allora, vale la pena. Un Rolex anni 90, fra 30 anni ci sarà ancora la possibilità di revisionarlo? Ma indubbiamente sì, insomma, a meno che non fallisca Rolex, ma anche se fallisse Rolex, tra orologiai indipendenti, pezzi di ricambio che si trovano un po' ovunque, soprattutto di Rolex, sì, assolutamente sì, ci sarà sempre la possibilità di... Così come è possibile revisionare orologi degli anni 20, ma si revisionano anche orologi del 1700, insomma. Però come dice Stefano, il vero orologiaio sa anche fare i pezzi di ricambio. Sì, è vero, certo. Quindi nel caso in cui non si dovesse trovare più, ti ingegni. Lo fai funzionare, comunque è una macchina. Per questo io l'ho sempre preferito. È sempre stata anche la questione del silicio, no? Che qualcuno sostiene che finirà il silicio liscio. Il silicio
e allora questo silicio finirà e butteremo tutti gli orologi. Va bene, quest'anno ricorre il 60° anniversario del Rolex Daytona. Che cos'è? Hampton Catheyfield? Sì, ho fatto una marchetta. Va bene. La marchetta ti pagano neanche 5 centesimi la marchetta. Mi pagano 4 centesimi. Quest'anno ricorre il 60° anniversario, dicevo, del Daytona. Secondo voi ci saranno delle novità per questo 60°? Io, come ho detto nel video di Capodanno, mi auguro che uscirà un acciaio euro rosa. Tanta roba. Acciaio euro rosa. Ma io non lo so. Per me secondo me no. Non esce. Lo zio lo sa. Lo zio fa la faccia che lo sa, lo zio. Prendi il telefono delle soffiate, zio. Io potrei anche dirlo, però già poi ci hanno accusato di essere pagati da Google. Adesso qua non vorrei allargare un po' troppo il cerchio, veramente mi vengono a prendere. Io devo andare fuori incappucciato. Devo sei troppo famoso, zio. Se mi accappano mi fanno. E da Crono 24 no, secondo me delle novità come per esempio un Daytona acciaio euro rosa potrebbe anche esserci, perché alla fine novità di questo tipo, però che venga rivoluzionato il Daytona o che già escano di produzione i ceramica che sono usciti soltanto nel 2016 la vedo insomma un po' difficile, molto difficile. Anch'io. Probabilmente modificheranno il movimento, ma non lo so. Allora, Francesco Chiossone fa una domanda interessante. Ho trovato un sub 1680 senza garanzia revisionato a 12.000 euro. Che faccio? Ma è un ottimo prezzo per quello che è il 1680 oggi scritta bianca, purché sia bello e coevo, perché poi è lì che fa la differenza. E quella è una cosa che va appurata, insomma. Se è tutto a posto, prendere, secondo me, Ale. Orologio nuovo con budget 5.000 euro. Per lo zio è un orologio che andrebbe pagato 2.000 euro o 2 euro. Allora, se guardiamo 2.000, se guardiamo quanto costava in 1.000 lire, cavolo, ma chi l'ha preso? In 1.000 lire. Quanti anni hai? 90. Allora, in 1.000 lire costava 100.000, io oggi ti do 2 milioni e sono pure assai. Dai. Però pensandoci effettivamente 100.000 lire, 2 milioni, insomma. Ragazzi, orologio nuovo con budget 5.000 euro. Questa è roba dello zio, vai zio. Dipende però cosa vuoi prendere. Se un diver, un crono, un dress, il mio orologio che sarà tutti e tre insieme, dipende. A 5.000 diciamo 5.000 euro ti consiglio a bruciapelo tutto quello che è Tudor, tutto quello che è Longines, ma in maniera specifica Black Bay, Tudor Pro, ti consiglio Ultra Chron Longines, che stai anche sotto, ti consiglio anche Omega, se ce la fai, un Rail Master piuttosto che anche un Eberhard, uno Centigraph, o dipende dal polso, non ho mai dato nessun dato, però insomma di roba ce n'è tanta. Se vuoi andare sui crono ce ne sono tanti che si prendono anche a meno, belle riedizioni, insomma. Anche molti Longines, appunto, c'è il nuovo Record, insomma ce n'è di roba, tanta roba. Puoi prendere anche 2 orologi molto belli con quei soldi. Zio, tu da amante Longines non hai quasi mai parlato di Hydro Conquest, allora prendo il commento di Lorenzo per chiedertelo. Lo metti tra i Longines da avere, l'Hydro Conquest, comunque tra quelli belli? Sì, lo metto tra quelli belli, ma non lo metto tra quelli da avere per me. Non è un bello orologio, non posso dire assolutamente il contrario, è un best buy. Adesso che hanno apportato migliorie relative al calibro, la ghiera ceramica, insomma è un orologio che ha ancora un prezzo molto allettante per quello che offre. Però a me non mi ha mai rapito, non mi sono mai piaciute le linee, sinceramente. Però non posso far altro che consigliarlo. Ecco, se una persona mi dice sotto i 2.000 euro quale diver prendere da utilizzo quotidiano, spensierato, robusto, affidabile, di blasone, quello vince su tutti, secondo me. Sì, lo zio è come i vecchietti che parlano del vecchio conio. Esatto.
Sono 5.000 lire del vecchio conio. Del vecchio conio. Nevada Super Antarctic 369, 1160 euro braccialato, prendere o lasciare? Mi sembra Mike Bongiorno. Lascia o raddoppio? Sentiamo. Io lascerei. Lascerei. Non ti Prenderei un pure io, calamai. onestamente. Pure io, onestamente. Un calamai. Ci sta. Un calamai? Un calamai. E basta Sì. questo budget? 1160 euro? Vabbè, sarà un solo tempo, insomma, secondo me dovrebbe Sì, essere 1250, mi pare. Sì. Se no, in alternativa... Anche quello con doppia corona. Ecco, anche quello doppio. Se no, in alternativa, io prenderei magari usatino un rado Golden Horse. Sì, bravo, sì, confermo il Arriviamo. rado Golden Horse. Rosso. Non so perché sono Vedi. fissato con gli orologi rossi da ultimo. Non mi spiego questo problema. Ma si dice patate, riso e cozze o riso, patate e cozze? Riso, patate e cozze. No, si dice patate, riso e cozze. Patate, riso e cozze. Veramente? Patate, riso. Io ho sempre detto riso, patate e Però cozze. non c'entrava con gli orologi questa domanda. Era qui. Questa forse l'ha fatta Ugo. L'ha fatta Ugo questa qui? No, l'ha fatto No? Oro Logos. Ah, perfetto. Invece Un Francesco amico ci di Ugo, chiede... Un amico di Ugo. Sì, sono amici. Sicuramente. Speedmaster, nuova referenza, Zaffiro full set a 6K. Sì. Prezzo ottimo. Sì, se non sbaglio il sì. listino è 7.700, se non di più. È più di 8,2. 8,2 già è arrivato. Hanno aumentato ora. Sì. Stiamo dando i numeri proprio. 6, Ormai 7, 8. 7,2 e 8,2. Sì, una No? cosa del genere. Sì. Comunque se è Zaffiro è per un prezzo eccellente. Beh, sì. 8,2. Allora, Cartier Tank Must modello grande per un 23enne. Che cosa ne pensi? Ripeti, scusa, Cartier? Il Tank Must modello grande per un 23enne. Allora, io penso che grande, cioè se mi stai parlando dell'automatico, è troppo grande. A me non piace. A me piace quello piccolo, sapendo però che ha il quarzo, ma a quel punto prenderei un vintage, magari anche in oro, manuale, e cadi sempre in piedi. Per un 23enne, cosa ne pensi? Ma guarda, oggi l'ho visto al polso in una serie, cos'è? Emily in Paris, che non guardo io, guarda mia moglie, d'accordo? Fatemi Vabbè, precisare. diciamo che... Cioè, voglio dire, c'è un materiale perché io possa guardare anche senza mia moglie, se volessi. Vabbè. Esatto, vedi? Ce l'aveva un uomo, dai, un trentenne, ma vestito molto sportivo, un tank in oro gli stava alla grande, mi è salita di nuovo la scimmia, quindi per me ci sta. Io Ale, se si parla dell'automatico, a quel punto metterei un millino da parte, ma aspettando magari un altro po', e andrei di Cartier Tank Louis, vintage, manuale, tagliamo la testa al toro, Ale, non c'è dubbio. Lo zio invece non l'ha mai avuto, No. Cartier? Cartier Tank. No, Tank no. Cartier, io tutto di Cartier. No, Tank. Occhiali, penne, portafogli, signore. Esatto. Io sono uno da Santos subito, quindi... Da Santos subito. Va bene, oggi ci facciamo proprio bannare. Una domanda che mi sta a cuore: non trovate che escano, io correggo anche l'italiano delle domande, non so, sì. Interprete sei, Ale. Il verbo non era mica coniugato bene. Non trovate che escano troppi modelli nuovi di ogni casa ogni mese? Beh, ogni mese no, però secondo me è vero che siamo bombardati da modelli nuovi, di orologi, di cellulari, di computer. Ormai non ti puoi girare che quello che hai comprato è già stato superato da... È il consumismo, Ale, il consumismo. È la globalizzazione. È la globalizzazione. Sì, secondo me non abbiamo il tempo di metabolizzare, anche di guadagnare quello che serve. Secondo me sono troppi. Io mi piacerebbe tornare a quello che era una volta, anche 20 anni fa, 30 anni fa, una nuova presentazione e poi stava lì per anni, che ne so, un'auto.
mi piaceva di più. Sì. Mi piaceva di più. Come vuoi usare un orologio? Che stile deve avere? Solo status symbol? No, per me non è solo status symbol l'orologio, no, anzi, per esempio, durante il Covid abbiamo passato questa storia del Covid, veramente ci ha segnato per sempre. Non avevo ancora aperto il canale, leggevo i gruppi Facebook, leggevo i forum come sempre, e c'erano molti che l'orologio non lo indossavano più, perché dentro casa che me ne faccio? Io non l'ho mai tolto invece, anzi me lo guardavo, continuavo a guardarmi più l'orologio sul divano che la televisione, come faccio sempre anche la sera. Quindi no, io l'orologio ce l'ho per me, io non lo tolgo per andare a letto, lo voglio impermeabile perché non lo tolgo neanche per fare la doccia. L'orologio è una cosa che segue me ed è il motivo per cui mi piacciono prevalentemente automatici, perché così lo metto al polso e me lo dimentico. No, status, Faccio prevalere l'estetica. Esatto. Io se un orologio mi piace esteticamente, può essere di qualsiasi genere, mi piace, appunto lo comprerei. Comunque ci chiedeva Nicola, cosa comprerai, zio, prossimamente? A noi ce l'hai già Zio, dette qual è il tuo prossimo special acquisto, guest. zio? Diciamo che Nicola intanto è un briccone perché dobbiamo andare domani. Quindi... Ah, ok. E qual è allora? Sarà un orologio, vi dico solo che è numerato, carica manuale, manifattura, è quel marchio che vi darò un piccolo indizio, è diventato famoso per aver mandato i propri orologi sulla Luna, però questo qui sulla Luna non c'è stato. Il Fortis. No, l'orologio non è il Fortis, è quell'altro più famoso che manda gli orologi sulla Luna. Ce li manda anche Omega. adesso. Parliamo degli Omega. Parliamo di Omega. Un gioiellino di orologio che, guardate, neanche se voi ci pensate un mese... Ma non è che hai preso l'ultima uscita, zio, quello là in oro Canopus che abbiamo guardato l'altra volta, là, 300.000 euro? No, non è che vediamo no, lo vedremo molto presto, domani andiamo a ritirare, quindi farò vedere anche insomma un po' tutto il ritiro e tutto, anche perché andiamo a ritirarlo in una delle città più belle del mondo, e che non vi dirò qual è, e lo vedrete presto. È Roma, è Roma. No, stiamo sempre qua dalle nostre parti al nord, anche se Roma sì, effettivamente è la città più bella del mondo, ma stiamo qui, in una delle più belle. Ale, questa è domanda per te, che tu di prezzi li sai sempre tutti. 16610 full set seriale R. Io ti dico, secondo me, guardando più o meno, penso sui 11,5, 12 attualmente. No, sei alto. Per me sei alto. Seriale R, se vai su Crono, se vai su Crono in Italia, quelli sono i prezzi. Non mi ricordo il seriale precisamente, però no, per me è troppo. Per me è un orologio che oggi va pagato 10, secondo me. Sì, va pagato 10, ma i prezzi sono 11. Poi tu magari riesci con qualche sconticino, con le tue amicizie, Ale. No, non ne ho amicizie io, non sono amico di nessuno. No, comunque no, è un orologio da 10 oppure da 2000, come dice lo zio. Cioè, se lo paghi 2000 è meglio. 2. A trovarlo. Non esiste. 2000 pago subito contanti. Moonwatch. Speedmaster Moonwatch. Non vi piacerebbe il quadrante bianco? Sì, ci piacerebbe, anche perché già esiste ed è quotato 20.000 euro. Quindi ci piacerebbe averlo. Oppure lo Snoopy, oppure lo Snoopy, il primo e il terza serie. Anche lo Snoopy è quadrante bianco. Buonasera, quadrante del Rolex Hulk è davvero ricoperto da polvere d'oro? Io credo che sia uno di quei miti sai, quella roba... No, credo di no, cioè si dice spesso, se ne parla, però Rolex non ha mai dichiarato una cosa del genere, a differenza per esempio del platino con cui sono riempite le ghiere ceramica, oppure così come di platino la lunetta dello Yachtmaster.
No, non diamo disinformazione, Ale. Che disinformazione? Sto scherzando. Ah, ok. Allora, dettagli sulla collaborazione con HTD? No. Prossima domanda. No, allora, c'è un indizio nella copertina di questo video, no? Ve ne sarete accorti, avrete visto che c'è una strada in salita tortuosa con delle tappe, 4 tappe e poi l'arrivo, d'accordo? Quindi dettagli sulla collaborazione, no, possiamo dirlo, avevo detto di nasconderlo ancora, possiamo dirlo. Ci saranno delle novità con HTD, una bellissima novità. Purtroppo non sarà per tutti perché si tratta di una novità numerata e limitata, ma avrete molte più informazioni nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni già cominciamo a martellare, nei prossimi giorni si vola. Quindi attivate la campanellina perché insomma iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Ci saranno delle novità. Dettagli sulla collaborazione, che altro possiamo dire? Poco altro. Abbiamo già detto che è un'edizione numerata, direi che ci siamo. Possiamo dire che l'orologio non perché lo fanno con noi, ma l'orologio rappresenterà è andato Rosario. No, dicevo, dai, l'orologio non perché collaborano con noi, ma sarà il salto in avanti di HTD. Stai esagerando, sarà il salto in avanti. Sì, diciamo che è una vera novità. La novità non è tanto la nostra collaborazione, la novità è l'intero progetto che sì, ci saranno delle grandi novità e delle grandi differenze. Va bene. Cambiamo discorso, Ale, se no ci facciamo scappare troppo. Queste domande per te, Ale, dai. Abbiamo detto di non dire nulla e abbiamo detto praticamente tutto. Che mi dite del Citizen su Iosa? Magari già lo prendereste. L'ho ordinato ieri per me, per un mio amico, e il mio gioielliere mi hanno risposto in Citizen che non ne hanno più. Punto, è finita. Quindi sì, lo prenderei, ma non è più disponibile. Quindi sopra listino in pratica, come i Rolex. È molto bello, anche quadrante verde è molto bello. Molto. Zio Alex ti chiede se prendi il Dark Side of the Moon, ma ce l'ho già, il ce l'hai già. Sì. E 2, no? 3 o 4. 2 Dark Side. 2 Dark Side in ceramica. Uno rotto e uno buono. Uno l'ho preso e la prima cosa che ho fatto l'ho lanciato con violenza a terra per vedere se si rompeva. Quando si è rotto ho detto, ma allora si rompono, dammene un altro. Dammene un altro. L'hai messo in bagno. E l'ha messo in bagno insieme nei momenti intimi. Zio, tra poco, tra 5 minuti, siamo in live da te, giusto? Sì, siamo in live da me e stavo giusto ricevendo da Google e dopo continuiamo da me, che io sono sponsorizzato da Google, quindi no, aspetta, possiamo usare anche di più. No, ma non ho capito che cosa hai detto perché è andata via la voce, non so se è soltanto a me. No, anche a me. No, ho detto che dopo da me possiamo continuare, ho appena ricevuto una chiamata da Google, quindi possiamo brava Google, sempre sul pezzo. Pago ci chiede suggerimenti su cosa prendere: carica manuale 37 mm solo tempo e lancetta secondi sotto i 1.000 euro. Io direi Nomos. Sì, Nomos. 2. Allora, per tutti almeno ne ha 2. Uno da rompere e uno. Questo Nomos qua. Nomos Club, sì. Nomos Club manuale 36. Poi questo sei proprio a filo dei 1.000 euro. Se vuoi spendere meno, avere un orologio molto bello, comunque mi domando perché non paghino lo zio a questo punto. Zio, sì, fatti pagare lo Zeno Watch. Zio, tu il Nomos lo hai con fondello aperto o chiuso? No, allora io purtroppo, siccome sono vizioso dentro, volevo il grigio da 36 mm, che è l'unico di tutti che non fanno più, e quindi mi sono dovuto adattare.
Per il momento l'ho preso a fondello chiuso, però appena avrò la possibilità scriverò anche a Nomos, mi farò mandare, acquistando la parte, un fondello aperto, poi glielo cambio. Ecco. Però si lo può volevo fare? dirigere. Sì. Penso Sì. di sì. Non penso Sì, sì. cambi il movimento. No, non cambia nulla, cambia solo il fondello. No. Se ti vendono soltanto quel pezzo, per esempio Rolex non lo farebbe mai, non vabbè, ma ho Nomos idea penso degli di altri. sì. No, vabbè, però Nomos, dai, insomma, vado là e gli dico, sono amici. Io, sono amici, sono Citizen, amici, no? anche Citizen ha finito gli orologi disponibili, quindi non mi meraviglia più nulla nel caso. No, vabbè, quello... Ultima domanda prima di passare dallo zio. Sul suo canale continuiamo una mezz'oretta da lui, La vita secondo lo zio Poli, dalla Biro alla Bara, lo trovate su YouTube se volete stare in nostra compagnia, però vi dovete iscrivere al canale, altrimenti non potrete passare nella live dello zio. È proprio ho impostato così. Iscriviti al canale, è gratis e ti offriamo un caffè. Non è vero. Questa cosa la dobbiamo cambiare comunque. L'abbiamo messa comunque. E seguiteci su Instagram. Tra l'altro su Instagram, ecco, questa cosa, a parte di seguirci o meno, seguiteci su Instagram, perché in questi giorni nelle storie inizieremo, come dicevamo, a dare qualche anticipazione su HTT. Ultima domanda prima di passare sul canale dello zio: cosa ne pensate di Bell e Ross? Bell e Ross. Come? Bell e Ross, lo zio vai. Mi piacciono, onestamente non troppo. Hanno fatto una collaborazione ultimamente che mi garbava, però. Esatto, non volevo dire il nome perché non so pronunciarlo. Comunque sì, sono molto fighi con questa, diciamo, collaborazione. Per il resto onestamente l'orologio non mi fa impazzire, ha le forme un po' troppo eccentriche per quelli sono i gusti, però sì, ben fatti. Conosco alcuni ragazzi che lo hanno. Se non sbaglio tu lo avevi, nero? Sì, io ho avuto il BR92, il diver con ghiera girevole. A me è piaciuto, a parte il fatto che è molto particolare, molto eccentrico, però molto bello, molto ben rifinito, di grande qualità. Chiaramente all'interno c'è un'ETA, non c'è certamente un movimento di manifattura, ma è anche vero che lo pagai 2.500 euro, una cosa del genere. Un orologio che secondo me ne valeva tranquillamente 5-6. Però bello, a me è piaciuto. A me piacciono, però mi piacciono solo quelli quadratoni che sembrano appunto lo strumento dell'aeroplano. Secondo me quelli lì sono qualcosa di molto nuovo, di molto innovativo a livello di forma, e mi piacciono tanto, specialmente per chi poi mi immagino sia amante dell'aviazione. Secondo me è un bel plus. C'era quello rosso, col quadrante rosso, che sembrava un radar. Quello lì è bellissimo, quello che aveva l'aeroplanino, che sembra... Sì. Il problema, io l'ho visto dal vivo quell'orologio, però non mi ha convinto il fatto che non avesse alcuno scopo, nessuna utilità, cioè era fatto così per puro gusto estetico, ma non era una sfera con qualche utilità, quindi non lo so, mi ha un po' lasciato perplesso. Però quello era figo. No, aspetta, Ale, guarda, due cose voglio dire prima di staccare, ti prego. Viaggio, se hai qualche domanda da farci, vai dallo zio, perché mi dispiace, due domande che sono risposte, non le ho viste. No, neanche io, non le ho viste, vabbè, tra le tante che arrivano. Sì, vai, Viaggio. Ci sono due commenti, due domande insieme, mi fanno troppo ridere. C'è Elena Pasi che ci dice Railmaster Trilogy, per me sì, ma la cosa che mi fa ridere è Nicola che dice Elena sei troppo giusta. Sì, vabbè. Bene, d'accordo, va bene, bravo Nicola, che domani sarà con lo zione. Pensa allora, sì, io l'ho visto all'azione. Railmaster Trilogy fenomenale. Sì, bello. Che poi sarà quello che prenderà lo zio domani, insomma. Quasi.
Ci dobbiamo spostare, quindi grazie per essere stati con noi, ma non è finita. Andate a prendere un bicchiere d'acqua, andate un attimo a sgranchirvi le gambe, passate sulla vita secondo lo Zio Poli, perché continuiamo lì, ci abbiamo qualcos'altro da dire. Grazie a tutti e noi invece ci vediamo nel video di domani alle 20 come sempre. Ciao! Ciao ragazzi, buona serata, Sigla. a dopo. Ciao.